Salve, bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questa Ferrari Formula 1. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Quindi per prima cosa andiamo a prendere il filato nero per realizzare la base di sotto della nostra macchina. Quindi andiamo a prendere il nostro filato nero e andiamo così a contare 8 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e andiamo a fare così 6 giri di 8 maglie. Quindi andiamo a lavorare per 6 giri le nostre 8 maglie. Arrivati qua rigiriamo e andiamo quindi a fare i nostri 6 giri. Quindi dopo aver realizzato i nostri 6 giri di 8 maglie andiamo a rigirare e andiamo a fare gli aumenti. Quindi andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. Quindi in tutto saranno poi 10 maglie. Quindi andiamo a fare il nostro primo aumento. 1 e 2. E andiamo poi a lavorare 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10 nell'ultima maglia, quindi con l'aumento 9 e 10 con il nostro aumento, in questo modo. Andiamo quindi ora a girare il nostro lavoro e andiamo a fare un altro aumento. Un aumento nella prima e un aumento nell'ultima, quindi in tutto saranno 12, quindi 2 maglie nella prima e 2 maglie nell'ultima, 12 maglie in tutto. Andiamo quindi ora a rigirare e andiamo a lavorare le nostre 12 maglie per altri 12 giri. Dopo aver realizzato i 12 giri di 12 maglie andiamo a fare le nostre due diminuzioni, quindi nella prima e nell'ultima maglia andiamo a diminuire, quindi in tutto poi ci troveremo con 10 maglie. Quindi andiamo a girare e andiamo a fare la nostra prima diminuzione e così andiamo poi a scalare anche l'altra nell'ultima maglia e andiamo quindi a contare in tutto 10 maglie. E dopo aver scalato la prima e l'ultima ci ritroviamo con 10 maglie, andiamo a scalare ancora, quindi andiamo a scalare la prima e l'ultima e ci ritroveremo con 8 maglie. Andiamo ancora a scalare la prima e l'ultima e ci troveremo con 6 maglie. A questo punto andiamo a lavorare 6 maglie per altri 4 giri. Dopo aver effettuato gli altri 4 giri di 6 maglie andiamo a lavorare in questo modo. Andiamo a realizzare una catenella di 5 maglie, 2, 3, 4 e 5. Quindi andiamo ora a rigirare il nostro lavoro e andiamo a lavorare le nostre 5 maglie nelle catenelle e andremo poi a proseguire il nostro lavoro 1, 2, 3, 4, 5 e andremo poi a contare anche le nostre 6 maglie, quindi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e andremo a fare altre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a rigirare il nostro lavoro e andiamo quindi a contare a lavorare le nostre 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo poi a chiudere alla base di sotto in questo modo.
A questo punto andremo a fare delle maglie bassissime nelle 5 maglie di sotto, in questo modo andiamo a fare delle maglie bassissime in modo da ritrovarci poi sull'altra estremità e continuare così il nostro lavoro in questo modo, e andiamo sulla estremità e ci ritroveremo così a lavorare le nostre maglie. Quindi andiamo ora a lavorare le nostre 16 maglie per altri 2 giri. Quindi arrivati qui andiamo a tagliare il nostro filato e andiamo a chiudere la nostra base della macchinina, il nostro telaio. Andiamo poi a realizzare un cartoncino ritagliando la nostra sagoma in modo che poi lo metteremo all'interno della nostra auto in modo che sia più rigida. Quindi andate a ritagliare la stessa sagoma su un cartoncino. Per la base di sopra andiamo a realizzare una catenella con 10 maglie e andiamo a lavorare le nostre 10 maglie per altri 6 giri. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Quindi andiamo a fare 12 maglie per altri 12 giri. Andiamo ora a scalare la prima e l'ultima maglia e ci ritroveremo con 10 maglie. Andiamo ora a lavorare 10 maglie per altri 6 giri. A questo punto andiamo a chiudere il nostro lavoro. Arrivati qui dobbiamo quindi cucire i nostri pezzi. Andiamo a prendere la base di sotto e la base di sopra e la andiamo ad applicare in questo punto. Quindi andiamo a cucire i nostri due pezzi in questo modo. Entriamo proprio alla punta dei due lavori e andiamo così a realizzare i nostri punti in questo modo, così come sto facendo io. Entriamo in ogni punto e andiamo a fermare il nostro lavoro tutto intorno fino ad arrivare all'estremità di sotto. Andiamo poi a rigirare e poi andremo ad inserire il nostro cartoncino e andremo quindi ad inserire anche l'ovatta sintetica, come vi farò vedere, e poi andremo a chiudere il tutto. E dopo aver fatto la cucitura fino a qui andiamo ad inserire il nostro cartoncino in questo modo e andiamo quindi a proseguire la nostra cucitura intorno. Andiamo poi ad inserire la nostra ovatta sintetica. Dobbiamo distribuire la nostra ovatta in vari punti perché la parte di dietro sarà meno alta, poi ci sarà la parte dove verrà il nostro sedile in mezzo, quindi andiamo ad inserire più ovatta sintetica nella parte in cui si allarga un po' di più. Quindi andiamo ad inserire la nostra ovatta sintetica un po' di più in questo punto. In questo modo. Qui non ne metteremo per niente di ovatta sintetica poiché verrà la parte del sedile della nostra macchina. In questo modo. E andiamo quindi a proseguire la nostra cucitura lasciando l'ovatta in questo modo. E dopo aver cucito e inserito la nostra ovatta sintetica, questo sarà il nostro lavoro di base. Andiamo quindi ora a realizzare la parte rossa che andrà poi a coprire
la nostra macchina. Quindi per realizzare la parte superiore della nostra auto andiamo a realizzare una catenella di 10 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle. Andiamo quindi a lavorare le nostre 10 maglie basse per altri 3 giri, quindi andiamo a fare altri 3 giri di maglie di 10 maglie. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, quindi ci ritroveremo così con 12 maglie. Andiamo ora a lavorare 12 maglie per altri 3 giri. Dobbiamo ora lasciare lo spazio per il sedile, quindi andiamo a lavorare in questo modo. Andiamo a lavorare prima solo 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Rigiriamo il lavoro e quindi lavoriamo le altre 4 maglie per 5 giri. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a lavorare 8 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle. Rigiriamo il nostro lavoro e andiamo così a lavorare le nostre 12 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e più le 4, 9, 10, 11 e 12 maglie. Arrivato a questo punto andiamo a fare altri 6 giri di 12 maglie. Arrivati a questo punto andiamo a fare gli aumenti come abbiamo fatto per la parte di sotto, quindi andiamo ad aumentare 6 maglie da una parte e 6 maglie dall'altra. Quindi andiamo a fare le nostre 6 maglie, 2, 3, 4, 5 e 6. Giriamo il nostro lavoro e lavoriamo dentro queste 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo poi a lavorare le nostre 12 maglie, quindi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e andiamo a fare i nostri 6 aumenti, quindi andiamo a lavorare le nostre catenelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a girare dalla parte di sotto il nostro lavoro e andiamo a contare quindi le nostre 6 catenelle, 1, 6 maglie, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo poi a chiudere nella maglia sottostante in questo punto e abbiamo così realizzato le nostre 24 maglie in questo modo. Andiamo poi a rigirare il nostro lavoro e andiamo a fare delle maglie bassissime fino ad arrivare all'estremità del nostro lavoro, quindi andiamo a fare le nostre 6 maglie bassissime in modo da ritrovarci su. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare le 24 maglie per altri 4 giri.
Quindi arriviamo alla punta proprio di sopra, giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare così le nostre 24 maglie. 1, 2 e 3, così via, proseguire fino a 24 maglie. Andiamo a fare quindi altri 4 giri di 24 maglie. E dopo aver realizzato i nostri 4 giri di 24 maglie andiamo a fare 10 maglie bassissime nelle maglie sottostanti in modo da arrivare al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie bassissime. Andiamo ora a fare 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare altri 2 giri di maglie basse, di 4 maglie basse. Quindi 1, 2, 3 e 4. Rigiriamo e andiamo a fare un altro giro di 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Giriamo il lavoro, scaliamo la prima maglia e l'ultima maglia, quindi andiamo a lavorare 2 maglie e andiamo quindi a chiudere poi il nostro lavoro. Tagliamo il nostro filo e andiamo a chiudere il lavoro. Andiamo ora a realizzare le nostre 4 maglie per chiudere l'altro lato del nostro lavoro. Quindi entriamo in questo punto e andiamo a lavorare le nostre 4 maglie così come abbiamo fatto per questo lato per 5 giri fino a che andremo a chiudere o cucendo o agganciandoci col nostro uncinetto all'altro lato della nostra macchinina. Quindi arrivati a questo punto andiamo a cucire i 2 lati e dopo aver cucito il nostro lavoro risulterà in questo modo. La parte di sopra è naturalmente un po' più grande di quella di sotto poiché dovrà contenere l'ovatta sintetica all'interno. Quindi quando andiamo a cucire dobbiamo fare in modo che i 2 lati combacino in questo modo. Quindi andiamo a piegare un po' la parte del bordo rotondo che abbiamo realizzato e andiamo quindi a cucire in questo modo. Facciamo in modo che le 2 punte si incontrino e andiamo quindi a prelevare i 2 lati in questo modo. Andiamo a cucire così. In modo che i 2 lati si trovino in questo modo, così quando andremo a inserire la nostra ovatta potrà entrare tranquillamente all'interno. Andiamo poi a inserire la nostra ovatta sintetica alla punta della nostra macchina e andiamo quindi a poi chiudere i 2 lembi così come abbiamo fatto dall'altro lato, facendo combaciare le 2 punte ed inserendo il nostro cartoncino e andiamo quindi a completare la base davanti della nostra macchinina. Andiamo quindi a proseguire la nostra cucitura intorno in modo da chiudere il tutto e quindi andiamo ad inserire la nostra ovatta al centro e quindi andiamo a combaciare i 2 lembi di sotto tra il nero e la base di sopra rossa. In questo modo andiamo così a terminare tutto il nostro giro.
Arrivati qui andiamo a fermare con gli spilli il nostro lavoro in modo da poterlo cucire poi in questo modo, tutto intorno alla nostra base di sopra rossa. Quindi andate a rifinire tutto intorno continuando a cucire in questo modo, lasciando il bordo nero più esterno. Per chiudere l'interno della macchinina andiamo a realizzare una catenella di 4 maglie, 1, 2, 3 e 4, rigiriamo la nostra catenella e andiamo a fare 4 maglie nelle catenelle e andiamo così a fare 3 giri, altri 3 giri di 4 maglie. Dopodiché chiudiamo il lavoro e lo andremo a cucire all'interno in questo punto. Quindi tagliamo il nostro filo e lo andiamo a cucire all'interno in questo punto. Ops. Andiamo a cucire qui dalla parte davanti della nostra macchinina. Andiamo poi a dare un po' la sagoma alla nostra auto premendo un po' leggermente dalla parte superiore e andando a fermare con qualche punto in questo modo. Andiamo poi a fermare anche con qualche punto la parte dei laterali in questo modo, da questa parte e da questa parte andiamo a fare qualche punto di cucitura con il colore rosso. Andiamo quindi ora a realizzare le nostre ruote per la nostra macchina, quindi andiamo a prendere il filato nero, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, quindi andiamo a contare le nostre 6 maglie nell'anello, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a chiudere il nostro anello e andiamo a fare un aumento per ogni maglia, quindi in tutto dovranno poi essere 12 maglie. Quindi andiamo a fare i nostri aumenti, in tutto saranno poi 12 maglie. Arrivati a questo punto andiamo a lavorare altre 12 maglie, però prendendo solo la parte esterna del nostro lavoro. Quindi andiamo a fare le nostre 12 maglie prendendo solo la parte esterna. Andiamo ora a lavorare 12 maglie per altri 2 giri. Arrivati a questo punto andiamo a inserire un po' di ovatta sintetica, non troppo, nella nostra ruota e andiamo a fare una maglia e una diminuzione fino a raggiungere 6 maglie. E andremo poi a fare 6 diminuzioni fino a chiudere il nostro lavoro. Quindi andiamo a chiudere il nostro lavoro e andiamo un po' a dare la forma alla nostra ruota in questo modo. Con il filato giallo andiamo a simulare le scritte che ci sono sulle ruote, quindi entriamo col nostro filato e andiamo a fare prima una riga dritta e poi andiamo a fare dei piccoli segni e con il filato grigio poi andremo a passare intorno dal centro all'estremità per realizzare i raggi della ruota in questo modo. Andiamo a fare tutto il giro della ruota. Andiamo quindi a realizzare così le nostre 4 ruote allo stesso modo. Per quanto riguarda l'alettone, io ho realizzato 4 maglie per 19 giri per questo lato, per il lato di sotto allo stesso modo, quindi 4 maglie per 19 giri.
Andiamo poi a ritagliare da un cartoncino la sagoma dell'alettone, prendendo le misure, e andiamo così a realizzare il nostro alettone, e andiamo poi a rivestirlo di uncinetto. Andiamo prima a lavorare la prima striscia, andiamo a lavorare la seconda striscia e la andiamo poi a cucire intorno in questo modo. Dopo aver fatto questo, andiamo a prendere il nostro un pezzo di filo di ferro per realizzare il telaio per le ruote. Quindi andiamo a prendere il nostro filato nero e lo andiamo a rivestire in questo modo. Andiamo a fare tanti giri in questo modo fino a riempire tutto il nostro filo di ferro. Quindi facciamo scivolare dall'altra estremità e andiamo quindi a rivestirlo completamente, lasciando 1 centimetro da un lato e dall'altro, in questo modo. E dopo averlo rivestito tutto così come ho fatto in questo modo, andiamo poi ad inserirlo aprendo leggermente i due lati, e lo andremo a inserire all'interno della nostra auto, piegandola poi della misura che desideriamo. Lasciamo il filo un po' più lungo in modo da poter fermare i vari punti al di sotto della nostra auto. Andiamo poi a ricamare con il filato nero i due laterali in questo modo, e andiamo poi a fare una piccola catenella e andiamo a fare 3 maglie basse e andremo poi a sistemarlo sull'abitacolo della nostra auto. Andiamo ora a realizzare la pinna che verrà dietro tra l'alettone e la base dell'auto. Quindi andiamo a farne 2 pezzi, andiamo a fare un pezzo più corto e l'altro un po' più lungo, che arriverà fino alla base dell'abitacolo. Andiamo a vedere come fare. Allora, per quanto riguarda la pinna, andiamo a contare 3, 4, 5 e 6 maglie catenelle. Andiamo poi a fare 6 maglie nelle catenelle sottostanti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo ora a girare il nostro lavoro, quindi è 6. Andiamo a girare ora il nostro lavoro e andiamo a fare l'aumento solo da questo lato, quindi andiamo a contare questa volta le 6 maglie più l'aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con l'aumento, 6 e 7. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare un altro aumento, quindi 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con l'aumento, cioè 7 e 8 con l'aumento che abbiamo fatto prima. Quindi andiamo a rigirare il nostro lavoro e andiamo a contare questa volta nuovamente 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Arrivato a questo punto andiamo a tagliare il nostro lavoro, il nostro filo. Andiamo a realizzare un'altra di questa, però poi andremo a fare 1, 2, 3, 4,
5. Andiamo a vedere quante maglie servono per arrivare all'abitacolo. Andiamo a fare quindi 6 catenelle e andiamo a chiudere poi il nostro lavoro. Dopo aver realizzato i due pezzi uguali, andiamo a sovrapporli in questo modo e andiamo a cucire tutto intorno, tralasciando la parte dove abbiamo realizzato le catenelle in più. Quindi andiamo a cucirle tutte intorno. Andiamo quindi poi a bloccare il telaio delle ruote alla base di sotto con il filo, cucendo in questo modo. Andiamo a fissarlo bene. Andiamo a cucire l'alettone e la nostra pinna in questo modo fino ad arrivare all'abitacolo, cucendolo intorno. Andiamo a fissare prima soltanto il nostro alettone e dopo aver collegato il nostro alettone andiamo a collegare la nostra pinna in questo punto. Quindi andiamo a cucirla così. Andiamo poi a cucire le nostre 4 ruote, le 2 davanti dove abbiamo realizzato il telaio e le 2 dietro dove c'è l'alettone in questo punto. Andiamo a cucire le nostre 4 ruote e poi andremo a mettere i nostri adesivi. Per quanto riguarda le ruote della Ferrari, potete, se la vostra lana risulta più piccola, andate ad usare o una lana un po' più grossa oppure andate ad aumentare qualche giro in modo che la vostra ruota risulti più grande. Dopo aver lavorato tutti i pezzi e dopo aver assemblato tutto, andiamo ad applicare degli adesivi oppure possiamo semplicemente stampare da internet i vari loghi della Ferrari e li andiamo ad applicare nei punti là dove li vediamo sulla foto. Quindi questo è il lavoro ultimato e vi do un grande bacio. Un grande abbraccio, spero che vi piaccia molto e che dirvi buon lavoro. Ciao ciao, a presto. E non dimenticatevi di iscrivervi. Ciao ciao, grazie.